Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere questa telecamera IMU Cell 2. Si scrive IMU e quindi penso si pronunci IMU e non è l'IMU che conosciamo noi. Comunque è una telecamera sia da interno che da esterno e la peculiarità è che funziona a batteria. Ha una mega batteria all'interno che può durare fino a 3 mesi. Però la durata ovviamente dipende dagli eventi, quindi dagli allarmi, da tutto quello che rileva, da tantissimi fattori. Comunque è un bel giocattolino. Ma andiamo con ordine. In dotazione cosa troviamo? Ovviamente sono presenti i classici accessori come la stappa per posizionarla all'esterno con i relativi tasselli e viti. Cavo di ricarica purtroppo è dotata di micro USB e manuale utente. Udite udite, al suo interno c'è una memory card da 32 GB, classe 10, anche abbastanza veloce, e memory card che va alloggiata qui sotto insieme alla batteria che si può ricaricare sia singolarmente, quindi non all'interno della telecamera, visto che c'è l'attacco direttamente on board, oppure si ricarica tramite lo sportellino qua dietro e c'è l'attacco proprio qui, senza andare ad estrarre la batteria. Dipende sempre da dove la andrete a posizionare. Se la posizionate all'interno ovviamente è più comodo ricaricarla da qui, se invece la posizionate all'esterno, la posizionate in una posizione abbastanza scomoda, andate ad aprire lo sportellino qui sotto, staccate la batteria e la ricaricate. Per quanto riguarda le dimensioni è compattissima, guardate anche voi, 313 grammi di peso con batteria integrata e certificazione IP65, costruzione in plastica, direi di ottima fattura, e sono disponibili due colorazioni, colorazione bianca come il mio sample e la colorazione nera. Qui interiormente, come avrete visto anche voi, c'è un sensore da 4 megapixel che riesce a registrare in 2K con un'ottica fissa da 2,8 mm. È un campo visivo molto ampio che può arrivare fino a 130 gradi. Ci sono i due LED ad infrarossi qui ai lati che si vedono molto bene nelle condizioni di scarsa luminosità. C'è uno speaker integrato perché c'è l'audio bidirezionale, quindi potrete parlare alla telecamera oppure sentire quello che registra, e loro assicurano un 110 decibel come rumore della sirena, ma a me sembra tipo un cagnolino bastonato e non arriva assolutamente a quei decibel. E infine qui a fianco alla lente c'è un piccolo LED di funzionamento che si accende solamente quando state visionando la telecamera o durante un evento, e potete disattivare questo LED direttamente dall'applicazione, anche se sarebbe meglio lasciarlo attivato per la privacy. Per quanto riguarda l'applicazione, bisogna scaricare l'applicazione proprietaria dal Play Store o App Store che si chiama IMU Life. Basterà fare una breve registrazione iniziale e aggiungere un dispositivo. Inquadrate il QR code presente qui sul retro e bastano pochi secondi per collegare il tutto. Finalmente è possibile utilizzare sia la banda da 2,4 GHz che la banda da 5 GHz. Non tutte le telecamere hanno questa funzionalità, anche se sinceramente non cambia nulla se non la portata. Sulla home dell'app troviamo i comandi rapidi che possiamo configurare a proprio piacimento, tipo il comando quando ritornate a casa premete il comando home, quando uscite premete il tasto fuori casa. Poco sotto trovate la visione in tempo reale della telecamera, che questa visione può essere anche lasciata in primo piano, quindi in modalità miniatura, e intanto che utilizzate il telefono potete sempre vedere la visione della telecamera in primo piano. Infine dalle impostazioni potete settare le notifiche, il rilevamento del movimento anche in determinate aree. Avete proprio vari quadratini dove andare a selezionare dove ricevere le notifiche durante un movimento, effettuare una pianificazione settimanale, settare la sensibilità e la rivelazione solamente di persone umane. Vi posso assicurare che funziona molto bene. La sensibilità l'ho settata molto più bassa, anche con la sensibilità su 1, 2 le notifiche arrivano tranquillamente e lei inizia a registrare. E poi la visione notturna, anche se settata automaticamente, io vi consiglio di impostarla in bianco e nero, perché se la andrete a settare
solamente a colori, lei non attiva né il faretto né i LED ad infrarossi e in zone totalmente buie non si vede nulla. Altrimenti se impostate a colori con faretto, ovviamente il faretto rimarrà sempre acceso e andrete a consumare la batteria. Invece direi che la visione notturna con i suoi infrarossi e la visione in bianco e nero, direi che più o meno quei 5-10 metri la visibilità è buona, più o meno riesce a coprire quel range lì. Le registrazioni possono avvenire tramite micro SD oppure tramite cloud. Ci sono vari piani, vedete voi se conviene effettuare un piano o meno. Vi dico solamente che quello che costa meno di tutti, $19,99 per un anno, e avrete 3 giorni di cronologia video. Si può settare la lunghezza delle registrazioni direttamente dalle impostazioni, ma non si può registrare 24 ore su 24, perché altrimenti la durata della batteria secondo me più o meno durerebbe 3 giorni, 4 a esagerare. Oltre all'applicazione per lo smartphone c'è anche l'applicazione per Windows, non c'è per Mac. Anche lì effettuate il login come avete fatto sull'app dello smartphone e potrete modificare qualsiasi parametro e vedere la telecamera in tempo reale. Quindi basterà inserire il vostro login e vedrete tutte le vostre telecamere, sempre se ne avrete più di una. Comunque tutto sommato questa telecamera non è male, partendo proprio dal sensore che è da 4 megapixel, la qualità complessiva è molto buona e devo dire che ha anche ottimi dettagli in qualsiasi condizione di luminosità. E come vi dicevo, in notturna è meglio attivare la visione in bianco e nero per essere sicuri di riprendere malintenzionati o comunque per non farvi sfuggire qualsiasi registrazione. E mi ha stupito tantissimo l'angolo di ripresa molto ampio di 130 gradi, come vi dicevo, tanta roba. Non ho notato falsi allarmi, direi praticamente nulli, e grazie all'intelligenza artificiale rileva solamente persone umane. Quindi se ci passa davanti qualche oggetto, qualche animale, lei in automatico non andrà a notificare e registrare nulla. Nei primi utilizzi ho avuto svariati problemi, la memory card iniziava ad effettuare qualche registrazione, poi a un certo punto mi dava device storage error, quindi io andavo a riformattare la memory card dall'app ma non risolvevo nulla. Quindi cosa ho fatto? Tolto la memory, collegata al computer, formattata in FAT32 con una formattazione lenta e ha ripreso a funzionare senza problemi. Quindi se dovesse capitare anche voi, togliete la memory card dalla telecamera e la collegate direttamente al computer. I file sulla memory card delle registrazioni non sono file che troviamo solitamente nel formato .mp4, ma un formato proprietario, quindi dovete sempre passare dall'applicazione dello smartphone oppure dall'applicazione del computer per scaricare i contenuti. E un'altra cosa che ho notato, la lentezza dell'applicazione, anzi dipende dai giorni, molte volte lenta, molte volte è velocissima. Sarà secondo me il risparmio energetico o comunque una cosa che si può risolvere con un aggiornamento software. Quando si vanno a modificare delle impostazioni molte volte si perde quei 2-3 secondi, delle volte anche 10 secondi nel caricamento, e poi c'è la possibilità di modificare le impostazioni. Sembra che si imbamboli un pochino perché la telecamera va in risparmio energetico e non riesce a comunicare con la telecamera, forse come se andasse in time out, non capisco bene il perché. Invece la visione è più o meno sì in tempo reale ed è accessibile praticamente sempre. E poi modificando la banda, settandola anche a 5 GHz, pensavo fosse la banda da 2,4, invece la situazione non migliora per nulla. La batteria da 6000 mAh riesce a coprire senza problemi 3 mesi, 3 mesi sono assicurati, come vi dicevo dipende sempre dai vari rilevamenti con le varie notifiche. Diciamo che senza rilevamenti attivi il consumo della batteria è praticamente nullo perché lei sta in stand by fino a nuovo ordine. Io vado ad attivare le notifiche e i rilevamenti una volta fuori dall'abitazione, la sto utilizzando in questo periodo in casa, e una volta ritornato nell'abitazione vado a togliere il rilevamento. Tutto molto semplice, dall'app ci sono proprio i comandi rapidi come vi dicevo nella prima pagina. Arrivando alle conclusioni, è un bellissimo scatolotto che vi permetterà di registrare sia in esterno che in interno. In interno non è neanche male, un bel design moderno
e potrete controllare proprio ogni angolo della vostra abitazione, anche in angoli sperduti, visto che è dotata di batteria. Vi ricordo che non è una telecamera di sorveglianza che può registrare 24 ore su 24, ma può memorizzare su memory card o su cloud solamente durante il rilevamento. È più una sicurezza in più per la vostra abitazione e potete visionarla dall'esterno senza problemi da qualsiasi smartphone o PC. L'applicazione è strutturata molto bene, è intuitiva ma un pochino lenta e spero che con un aggiornamento software riescano a migliorare il tutto. Il prezzo di vendita ufficiale è di 139 euro, ma grazie ad un coupon sconto basterà utilizzare UWIN20 a fine ordine proprio sulla pagina di Amazon, andrete a pagare 111 euro, ma ho visto nell'ultimo periodo che è presente sempre nelle offerte lampo di Amazon, quindi potrete utilizzare la combo offerte lampo di Amazon più il mio codice sconto e ho visto che più o meno si riuscirà a pagarla sui 90 euro. 90 euro non è assolutamente male e se deciderete di acquistarne un paio, 3 o 4, andrete a creare un bel kit sorveglianza e direi che a 90 euro è un ottimo prezzo, direi che 90 euro li vale tutti. Sempre se migliorano questa applicazione che ogni tanto si imbambola, ma non è male. Mi ha soddisfatto per la qualità delle registrazioni e notifiche che arrivano in tempo reale. Per qualsiasi altra informazione contattatemi pure e alla prossima su Winblog.